Rita, sei rimasta chiusa fuori? Buondì, oggi vi porto con me nel pollaio. Allora, è tanto che ci chiedete di fare un video aggiornamento pennuti, giustamente, e li avete visti che erano dei pulcini, adesso sono, direi, decuplicati. Tanto oggi ho da fare dei lavori lì, da pulire il pollaio, quindi ve li faccio un po' vedere tutti. Nel frattempo abbiamo anche raddoppiato il pollaio. Chi manca? Stanno facendo la muta delle piume e ce ne sono alcune che sono veramente buffe. Ieri sera, quando sono venuta a chiuderli, gli avevo già messo qualcosa da mangiare e quindi adesso sono alle prese. Questa qui è Grisetta. Questo è uno di quei pulcini che avete visto schiudere 6 mesi fa ormai. Queste diventano galline grosse perché a 6 mesi è già, come struttura, è già più grossa di una delle altre galline che abbiamo preso all'inizio, quindi diventeranno proprio delle belle galline. E ringraziamo i Malpasso che ci avevano dato le uova gallate e che hanno schiuso questo. Quindi Gianna, che bello. Allora, seconda parte dei pennuti sono le anatre, che in questo periodo la mattina stiamo facendo uscire dal loro recinto, le mandiamo in orto a mangiare. Quindi niente, adesso andiamo a farle uscire e ci proviamo almeno. Dai! Poi chiudiamo la porta. Le facciamo uscire noi, ma poi quando sono fuori cominciano a cacciare, mangiano e poi quando hanno voglia rientrano di solito di corsa e si buttano nel laghetto. Anche loro, come avete visto, sono cresciuti tantissimo. Dei 12 che avevano schiuso ne sono rimasti poi 5. Probabilmente se fanno così tante uova è anche perché, insomma, la natura ha previsto che sono animali delicati che possono essere predati facilmente. Ho ricevuto predazioni da ogni angolazione, terra, cielo, acqua, dappertutto. Qualcuno l'ha portato via l'airone, qualcuno la volpe. Sono dei nuovi nati, 3 maschi e 2 femmine. In questo momento li abbiamo tenuti tutti perché abbiamo bisogno di cacciatori nell'orto. Stasera, quando li rimettiamo nel loro recinto, gli diamo un po' di becchime, ve li facciamo poi vedere un po' più da vicino perché quando mangiano si lasciano avvicinare un po' di più. Sono nati dei pulcini bellissimi, variopinti, perché il papà era nero e poi probabilmente abbiamo il sospetto che fosse un po' incrociato con qualcos'altro perché ce ne sono 2 che sono uguali come piumaggio a dei germani. Prima che un salto a gola. Allora adesso gli diamo un po' di becchime e intanto io pulisco il pollaio e vi faccio vedere con cosa lo pulisco, soprattutto stavolta. Molla. Poi abbiamo una coppia di cemani che sono quei 2 neri, sono un maschio e una femmina, schiusi anche loro qui, che sono i più servoi di tutti. E poi abbiamo un morositas lì, un moroseta. Forse una femmina. Santa Maria, la solita Santa Maria. E fatti vedere che sei bella. Rita, sta giù.
Allora, noi non è che vogliamo razze particolari di galline in realtà, però siamo partiti con 3 galline che ci hanno venduto come campagnole. Visto che noi abbiamo trovato in queste prime 3 galline dei requisiti che ci piacciono molto, come docilità, come robustezza, come trugnità, come quantità di uova, eccetera eccetera, vogliamo cercare di portarla avanti. Vogliamo creare la nostra razza un po' di galline, insomma, che piace a noi. Questo è il galletto che è nato quest'anno dalla prima schiusa e lo terremo ovviamente. L'unico galletto che è nato, è molto bello e grande, l'abbiamo chiamato Chantecler. No, in realtà? In realtà Sant'Eclair, i piemontesi capiranno. Ho incominciato a pulire il pollaio che nel frattempo si è sdoppiato, quindi il box che c'era di fianco all'altro che già era pollaio è diventato anche lui pollaio, perché sono aumentate le galline. Raschio solo via tutta la pollina. L'altro, che è più tempo che ha galline dentro, lo voglio anche lavare. Lo pulirò con un'idropulitrice che ci hanno appena mandato da provare, bellissima, che adesso vi faccio vedere, vediamo insieme. Noi l'abbiamo già provata perché eravamo curiosi. Allora, questa è un'idropulitrice che ci ha mandato un'azienda che si chiama Ego. È un'idropulitrice molto potente che funziona con 2 batterie da 7,5 ampere l'una. È un'idropulitrice che noi usiamo soprattutto in zone della cascina dove non abbiamo allacciamenti né alla corrente elettrica e né all'acqua. Stavamo cercando da tantissimo tempo un'idropulitrice perché ci serve veramente per 1000 cose. Ci serve per lavare la stalla, fondamentale, soprattutto da quando abbiamo le mucche. Ci serve per lavare il trattore, ci serve per lavare il pollaio, ci serve per lavare le macchine. Questa che è un'idropulitrice particolare perché è a batteria, quindi funziona grazie a delle batterie che noi possiamo ricaricare con il nostro impianto fotovoltaico e soprattutto possiamo farla funzionare usando acqua che raccogliamo dai tetti. È un modello che ha una sua pompa integrata che ci permette di usare in questo caso un secchio d'acqua banalmente, che adesso vi faremo vedere anche quanto dura, cioè con questa quantità di acqua quanto riusciamo a usare l'idropulitrice. Lei ha un ingresso con filtro, quindi filtra l'acqua e non fa entrare impurità, e poi c'è una pompa che la manda in circolo e possiamo usarla. Funziona tutta con attacchi rapidi e poi ha 5 ugelli diversi che si possono mettere in punta, che regolano il getto, la dimensione e la potenza del getto. Io adesso voglio usare allora adesso usiamo il turbo, così ve lo facciamo vedere, quello più potente, che ci dà la potenza più grande di tutti. Adesso è al 2 e ne ha 3. Ehi, hai bagnato tutto anche me. Allora avete già visto la potenza, direi. Potenza è nulla senza il controllo, dicevano una volta. Funziona di brutto, ma proprio di brutto. Cioè, considerate che questa roba che c'è qua è incrostata sulle pareti da mesi. Pulisci benissimo, poi lei ha una pendenza, quindi tutta l'acqua viene fuori e oggi fa parecchio caldo, quindi si asciuga. Poi una volta asciutto ci metto la cenere e questo rimane perfetto. Adesso ho quasi finito l'acqua, quindi ho fatto andare quasi 10 litri. Però consideriamo anche che questa è una pulizia da fare profonda, quindi ne va di più, ma per la pulizia tipo giornaliera della stalla delle mucche in meno di 5 minuti alla mattina puliamo la stalla con questa idropulitrice. E tra l'altro consumiamo meno acqua, perché lo stesso lavoro prima lo dovevamo fare con una gomma che ha un getto normale, insomma, però scrosta molto meno di un'idropulitrice ovviamente. Ok, pollaio pulito, stavo dando un'occhiata, ha fatto un ottimo lavoro, il pavimento è tornato
tornato color legno. Adesso, visto che c'è bel caldo, lasciamo asciugare e una volta asciutto metto ancora la cenere. Veramente un ottimo lavoro, con direi sui 18 litri d'acqua usati in totale. Le galline nel frattempo si sono tutte coricate laggiù in fondo dopo che hanno mangiato, e tra poco andiamo ancora in orto e così vi faccio vedere le anatre che tornano al laghetto dopo una giornata di caccia. Una cosa interessante che notiamo io e Leo, una quindicina di galline hanno la capacità di tenere un'area come questa completamente pulita, quando prima noi dovevamo venire di solito in questo periodo ed estate a decespugliare. Per noi in questo caso va bene, perché questa è un'area della cascina dove lavoriamo, quindi è utile che sia pulito. Però è anche, cioè bisogna farci attenzione, perché uno sa che dove le mette e dove le lascia per tanto tempo succede questo, quindi cioè, hanno la potenzialità di desertificare a tutti gli effetti uno spazio, un pezzo di terra. Comunque indicativamente sono più di 100 metri quadri e ci sono una decina di galline che tutte insieme non fanno una capra, cioè... No, aspetta, e tra l'altro tanti giorni escono pure. Sì. Quindi per dire che non sono sempre qua dentro, eppure... fanno questo, le galline. Rientrate e hanno la pancia piena, adesso si fanno il loro bagno serale e noi ci salutiamo e ci rivedremo per un altro aggiornamento pennuti, direi tra un bel po'.